Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Con la pausa nazionali che volge ormai al termine, la mente è già proiettata alla super sfida di sabato. Andremo quindi a vedere le ultime proprio in vista dell'avvicinamento a Juventus-Inter, con alcune scelte particolari che potrebbero riguardare la formazione che schiererà Christian Chivu e andremo ad analizzare un profilo nuovo accostato all'Inter, profilo che potrebbe rappresentare il futuro prossimo della nostra squadra. Sarebbe il post Acerbi De Vrij ed il nome è quello di Konstantinos Kulierakis. Spero di non sbagliare la pronuncia del nome del calciatore in forza al Wolfsburg. Naturalmente andiamo con ordine, come al solito vi ricordo, se vi sarà piaciuto il contenuto del video e se vorrete dare un grandissimo aiuto al canale, di non dimenticare un bel like e l'iscrizione, ovviamente nel caso in cui non siate ancora iscritti. Iniziamo proprio dal profilo nuovo accostato all'Inter. Come detto, il nome è quello di Konstantinos Kulierakis, difensore centrale in forza al Wolfsburg. Iniziamo già a riepilogare innanzitutto la scheda per capire di che tipo di calciatore stiamo parlando. Calciatore molto giovane, come vediamo appunto, nato 28 novembre 2003, quindi 22 anni da compiere il prossimo 28 novembre, nazionalità greca, tra l'altro nonostante la giovane età conta già 16 presenze nella nazionale maggiore greca, che non sarà una nazionale di primissima fascia, però di certo non è neanche proprio l'ultima arrivata. E continuiamo anche con alcuni dati fisici: 1,88 m all'altezza, come detto posizione difensore centrale. La valutazione di Transfermarkt è quella di 25 milioni. Quindi partiamo già da questo, poi per continuare poi ad analizzare il profilo di Kulierakis. È un calciatore che è pienamente in linea con la politica di OAC3. La valutazione di 25 milioni, sia quella che fa Transfermarkt, sia quella che potrebbe richiedere Wolfsburg, calciatore giovane, quindi profilo assolutamente da valorizzare e ingaggio che sarebbe comunque contenuto, insomma, circa quei 2 milioni che rappresentano un po', 2 milioni, 2,5 milioni che rappresentano un po' il tetto a questo tipo di operazioni per l'Inter targato OAC3. Continuiamo anche a vedere la scheda di Kulierakis prima di arrivare poi anche alle sue caratteristiche. Vediamo nell'ultima Bundesliga, ovviamente questa è la Bundesliga 25-26, ma se andiamo a recuperare anche i dati della stagione precedente, insomma stagione completa naturalmente, visto che la stagione 25-26 è appena iniziata, troviamo comunque un Kulierakis che ha giocato tante partite, addirittura 30 presenze nell'ultima Bundesliga, tra l'altro condite da 2 assist, e di queste 30 presenze 28 erano praticamente da difensore centrale, come vediamo qua, 2 da terzino sinistro. In realtà sarebbe però più che altro un terzino bloccato, perché non è certo un terzino, ecco, è principalmente un difensore centrale. Difensore centrale però, come appunto ci suggerisce il fatto che sia stato utilizzato anche da terzino sinistro, proprio di piede mancino, diciamo particolarità da non sottovalutare, perché poi non sono tantissimi i centrali che hanno nel sinistro il loro piede preferito. Calciatore che nelle scorse settimane, nei mesi scorsi, era stato accostato anche alla Juventus, quindi comunque un profilo non proprio, diciamo così, sconosciuto. Scadenza del contratto 30 giugno 2029, però insomma il Wolfsburg con un'offerta da circa 25 milioni potrebbe lasciarlo partire. E come detto, calciatore che rappresenterebbe il post Acerbi De Vrij. Che tipo di calciatore è per caratteristiche? È un calciatore molto forte fisicamente, quindi nel duello, bravissimo anche in marcatura, e sotto questo aspetto, ecco, rappresenterebbe un po' un eccezionale post Acerbi, ovviamente facendo le dovute valutazioni, ecco, le dovute proporzioni. Andrebbe sempre contestualizzato, sarebbe quel tipo di calciatore da prendere e non caricarlo magari subito della titolarità. In questo caso potrebbe essere utile anche prenderlo a gennaio, quindi con 6 mesi accanto ad Acerbi e De Vrij, dopodiché valutare per la prossima stagione quali sarebbero i difensori da tenere nella rosa dell'Inter. Il difetto di Kulierakis è un po', ecco, la rapidità, non è un calciatore velocissimo, soprattutto nel primo scatto.
forse un po' il difetto comune ai calciatori che occupano il reparto difensivo dell'Inter, ad eccezione di Bissek in parte e soprattutto di Akanji. Quindi, insomma, profilo che da questo punto di vista, da queste caratteristiche, sembra molto simile ad Acerbi. Naturalmente questo non significa che l'Inter sta per portare a Milano Kulierakis, non significa che insomma domani partirà l'offensiva ufficiale, però è sicuramente un nome nei taccuini nerazzurri, nome che, come detto, rientra pienamente in quei profili giovani, quei profili da valorizzare e naturalmente quei profili dal costo contenuto che si è capito ampiamente non è un fattore secondario nella politica della nuova proprietà americana. Torniamo al presente, quindi, o meglio al futuro immediato, quello che riguarda l'Inter tra pochi giorni, la super sfida di sabato contro la Juventus. Innanzitutto ci sarà una novità, in Juventus Inter ci sarà la Ref Cam, quindi la camera appunto che ci farà vedere un po' la visuale arbitrale, come abbiamo visto anche al Mondiale per Club. Novità che dal mio punto di vista personalmente non mi esalta, ecco, il fatto di avere quell'inquadratura in primo piano sul campo. Insomma, non la trovo una grandissima novità, non la trovo particolarmente interessante, però insomma sarà la prima volta che verrà usata in Serie A. Arrivando invece anche alla formazione, il calciatore che rischia di non partire titolare è Hakan Çalhanoğlu. Poco hanno a che vedere le voci di mercato, almeno ufficialmente, e anche la mia sensazione è che il tutto riguardi principalmente la sua condizione. Abbiamo visto un Çalhanoğlu non in grande forma sia contro l'Udinese sia nelle partite della nazionale, non ha brillato il centrocampista e quindi questo potrebbe portarlo ad accomodarsi in panchina. La Gazzetta dello Sport di oggi riporta anche quella che sarebbe quasi una clamorosa idea di Christian Chivu, ovvero schierare Diouf dal primo minuto. In quel caso l'Inter potrebbe passare al 3-4-2-1 e eventualmente con Sucic sulla tre quarti, Barella Diouf in mediana. Non so se l'Inter passerà al 3-4-2-1 e soprattutto ho i miei dubbi che Chivu possa affidarsi a Diouf, a meno che il calciatore, oltre all'amichevole col Padova, dove andò anche in gol, non abbia dimostrato davvero tanto negli allenamenti di questi ultimi giorni. Dubito che possa lanciarlo in campo in una sfida così delicata, sia per l'ambiente, sia per ciò che significa per il pubblico interista e sia per il fatto che comunque arriva dopo una sconfitta. Io mi aspetto più un centrocampo simile a quello visto col Torino, quindi con Barella in cabina di regia. Poi è una regia che può fare tranquillamente anche Akanji, ecco, sappiamo è una delle sue migliori qualità e Akanji potrebbe essere anche titolare sabato. E poi con Sucic e Mkhitaryan ai lati. Ecco, mi aspetto che Chivu possa affidarsi più sui calciatori che danno maggiori sicurezze, poi tutto naturalmente dipenderà dagli allenamenti. Il calciatore che invece dovrebbe essere, almeno ad oggi, un sicuro titolare è Lautaro Martinez. Certo, come abbiamo parlato nei giorni scorsi, c'è un po' il rischio che Lautaro torni tardi, dovrebbe rientrare soltanto a 48 ore dal match, però dovrebbe comunque scendere in campo dal primo minuto, anche perché l'Inter, soprattutto in questo momento, ha bisogno del suo capitano, sia per quello che rappresenta tecnicamente, sia per le qualità mentali, per come riesce a spronare la squadra, per quello che riesce a dare in campo oltre alla parte realizzativa, quindi direi che è assolutamente imprescindibile. In realtà potremmo trovarci delle sorprese anche per quanto riguarda i nostri avversari. Infatti poi naturalmente a ridosso del match col solito video pre-partita dove andremo ad analizzare anche dal punto di vista tattico la partita, andiamo più nello specifico, però anche tra i nostri avversari potrebbero esserci delle sorprese. Tudor potrebbe modificare il suo sistema di gioco con un trequartista e due attaccanti, il trequartista sarebbe Ildiz, i due attaccanti poi da valutare se la scelta ricadrà su Openda e David, se invece ci sarà la chance per Vlahovic. Insomma, ci sono delle valutazioni sia da una parte che dall'altra. In tutto questo si avvicina il derby d'Italia, anche se qualcuno non lo definisce più così, da quando i nostri principali, i nostri acerrimi rivali sono stati
in Serie B. Insomma, ci sono comunque dei dubbi di formazione, dubbi che poi andremo ad analizzare, come detto, anche tatticamente più a ridosso del match. Ad oggi però, insomma, queste sono le ultime, non sono certo delle ultime, diciamo così, cattive notizie per l'Inter, anche perché se Chivu sta davvero valutando un Diouf titolare, indipendentemente da quale sarà la scelta, significa che il calciatore sta dando delle buone sensazioni in allenamento, e questo può essere soltanto un vantaggio per l'Inter. Ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, sia per quanto riguarda il nome di Koulirakis, che ripeto, spero di non sbagliarne la pronuncia, per insomma il calciatore greco in forza al Wolfsburg, sia per quanto riguarda questo avvicinamento al derby d'Italia, come lo giochereste, quale sarebbe il sistema di gioco secondo voi ideale per affrontare la Juventus e quali uomini schierare a centrocampo. Insomma, come dico sempre, sfruttiamo la sezione commenti per confrontarci. Io vi saluto come al solito con un gran bel Forza Inter.